Ciao! Nel video di oggi vi mostro come utilizzare i cartamodelli di Isobel che trovate sul mio negozio Etsy per realizzare appunto la sua armatura. Questi cartamodelli sono fatti su una taglia specifica, trovate tutte le informazioni in descrizione dell'inserzione, ma potete scalarli e stamparli più grandi o più piccoli con qualsiasi programma di grafica. Io vi consiglio sempre di stamparli e assemblarli di carta, fare le dovute modifiche e poi passare al foam. Nei cartamodelli stampabili troverete tutte le informazioni necessarie come quali pezzi specchiare, con che spessore fare determinate parti, dove tagliare a 45 e altro. L'armatura di base è realizzata in foam ad alta densità da 5 mm. In questo caso io sto facendo la base del corpetto appunto in 5 mm e tutto il resto delle decorazioni sarà fatta in altri spessori, 2 mm, 1 cm, bordini già smussati. Il cartamodello va tagliato 2 volte specchiato per fare il cartamodello va tagliato 2 volte specchiato, ovvero dobbiamo fare la parte destra e la parte sinistra. Lo incollo poi utilizzando la colla a contatto, in questo caso sto utilizzando Bostik super chiaro, spalmato bene su tutti i bordi, lo facciamo asciugare per qualche minuto e quando al tatto non sarà più bagnato ma sarà appiccicoso allora è pronto per essere incollato. Io mi aiuto sempre con la pistola termica perché rendendo il foam più morbido diventa anche più semplice incollarlo. Una volta terminata la base è importantissimo fare un buon lavoro di termoformatura, in questo caso io devo termoformare la parte del seno, mi serve creare un bel rigonfiamento e quindi riscaldo il foam e mi aiuto con una sfera di plastica o con un pallone. Volevo fare un appunto perché l'incollaggio di quelle che saranno le decorazioni sul corpetto dipenderà dal modo in cui termoformiamo, quindi se si curva un po' in più oppure di meno i decori non combaceranno, per questo ho preferito lasciarli un po' più lunghetti così da poter essere tagliati all'occorrenza. Prima di incollare tutte le decorazioni bisogna fare un'operazione di pulizia della base, ovvero andare a coprire tutti i punti di giuntura. Se ci sono dei dislivelli li smusso con il Dremel e poi li vado a coprire con una puntina di silicone acrilico spalmato col dito bagnato d'acqua. Se ci sono tagli profondi invece si può usare anche il foam clay allo stesso modo. Dopo aver reso uniforme la base possiamo procedere ad incollare tutte le decorazioni. Vi ricordo che lo spessore e dove tagliare a 45 di tutti i decori è indicato nei cartamodelli stampabili, però dal video si capisce abbastanza. Tutte le decorazioni sul corpetto sono in foam da 2 mm. Questi bordini neri invece sono bordi di foam già smussati, compro su Cosplay Co e questi sono quelli semicircolari da 5 mm. Quando ci sono delle parti da sovrapporre, taglio l'eccesso con un cutter e poi vado a smussare col Dremel in modo da creare una pendenza, così incollando vari strati uno sopra l'altro non si creerà l'effetto malloppo. L'assemblaggio e la lavorazione del resto dei pezzi è praticamente la stessa, farò giusto qualche appunto se necessario oppure lascerò qualche nota scritta, però vi ricordo ancora che sarà tutto scritto nei cartamodelli stampabili.
Se incidete e poi riscaldate il foam, i tagli si aprono e si creano queste decorazioni che sembrano incise. Per averle precise io le ho fatte con la Cricut, ma si possono fare tranquillamente a mano. In caso nei cartamodelli trovate il file anche per la Cricut.
Con il Dremel faccio qualche incisione per ricreare qualche danno da battaglia. Con un ferro da stiro invece riscaldo delle parti specifiche del foam e ci schiaccio su una pallina di carta stagnola. In questo modo otterrò un effetto finta pelle. Verrà poi accentuato durante la colorazione. Prima del colore utilizziamo un primer a pennello. C'è il Cospaint, FlexiPaint, X-Flex, le marche sono veramente tante, ma alla fine è sempre la stessa cosa. Io mi sto trovando molto bene col Cospaint. Faccio almeno 3 strati, diluiti con un po' d'acqua. Dopo questi 3 strati concludo il trattamento primer con il Full Dip Spray. È disponibile veramente in tantissimi colori, quindi volendo, se trovate il colore che vi serve, potete fare 2 in 1, quindi concludere il trattamento primer e avere anche la colorazione di base. Io non ho trovato un colore che mi soddisfacesse appieno e quindi l'ho fatto ad aerografo. Una volta conclusa la colorazione inizio a rendere indossabili i vari pezzi. Aggiungo degli occhiali al corpetto per far passare meglio il filo, del velcro bello largo per far aprire e chiudere i pezzi ed elastici vari. Alcune decorazioni le ho stampate in 3D e incollate poi separatamente alla fine. All'interno del file trovate tutti i modelli da stampare. Molto spesso le colle non vanno d'accordo con la vernice, quindi prima di incollare dei pezzi mi assicuro di togliere tutto lo strato di colore che c'è sotto e poi mettere la colla. Tutte queste piccole decorazioni le ho tagliate con la Cricut in vinile adesivo argento.
Questi anellini mi hanno dato non pochi problemi. Dopo vari test, il risultato migliore l'ho ottenuto tagliando con la Cricut questi minuscoli anellini da 2 mm e incollandoli con una puntina di colla. Il costume è finito, spero che il video vi sia piaciuto e se avete comprato i miei cartamodelli spero vi sia stato utile, in ogni caso resto a disposizione per qualsiasi dubbio, quando mi è possibile rispondo sempre. Vi ricordo che ogni mio contenuto è gratuito, quindi per aiutarmi a continuare in questo modo vi invito a lasciare una qualsiasi interazione, iscrizione al canale, commento, un follow su Instagram, per me è veramente importante. Vi ringrazio tanto e ci vediamo alla prossima!